Ciao a tutti. Che cosa succede se decidi di fare un Nesmuk? Se avete un po' di tempo e soprattutto un po' di pazienza, vi racconto quello che per me è stato un bellissimo viaggio. E partiamo subito. Allora, che cosa sia un Nesmuk penso di non doverlo dire tra di noi, ok? Però mentre parlo vi faccio vedere alcune interpretazioni di questa lama, di questo coltello, le più varie, semitattici, moderni, codolo intero, codolo nascosto, classici, eccetera. Tutti però accomunati da quell'andamento particolare del dorso della lama, con quella gobba verso la punta. Un annetto e mezzo fa, forse quasi due ormai, decido di farne uno. Un'idea che avevo da un sacco di anni, ma che era rimasta sempre lì in un angolo. E come cerco di fare tipicamente, vado alla ricerca di qualche informazione in più per saperne un po' di più su quello che mi accingo a fare. Vai nell'internet e se fai una ricerca per immagini, una delle prime immagini che ti vengono fuori è questa qua. È quella che in gergo si definisce Nesmuk Trio, ok? O Nesmuk Set. È un'immagine che sicuramente abbiamo visto tutti noi. Sarà sta patina un po' vintage, sarà sta roba qua. Io decido di partire da qua per la mia ricerchetta sull'argomento Nesmuk. Scopro che questa immaginetta qua in realtà è l'illustrazione di un libro. La vedete qui, la sua pagina del libro. Un libro in formato tascabile, peraltro. Nato in formato tascabile, e scopro, e mi rammarico per la mia ignoranza, se devo dire la verità, che questo libro che si intitola Woodcraft and Camping l'ha scritto Nesmuk in persona. Questo mi fa proprio cadere dalla sedia. È un libro che viene stampato ancora oggi, vi faccio vedere alcune copertine di edizioni recenti, moderne, e questa che vedete qui è la prima pagina del libro in un'edizione molto vecchia, molto antica. Mi viene la scimmia, decido che sto libro, una copia di questo libro me la devo procurare. In internet è facilissimo trovarne, tra l'altro copie di edizioni molto vecchie. Io mi sono procurato un'edizione del 1900, l'originale, la prima pubblicazione del 1884, quella non sono riuscito a trovarla. Cambia poco perché ne ho confrontate varie. Dico subito una cosa, perché sennò fra un po' non c'è nessuno che la sente. Questo libro io poi alla fine l'ho tradotto, la traduzione in PDF è disponibile per chiunque me la chieda. C'è un obolo da versare, che non è in denaro chiaramente. L'obolo consiste nell'iscrizione a questo canale e nell'attivazione della campanella. Voi fate queste due operazioni, mi girate la vostra mail tramite social, tramite messenger qua sotto, come volete, e io vi giro la mia traduzione e l'originale del PDF che ho tradotto, che è l'edizione del 1900. Grazie a tutti fin d'ora. Allora, mi procuro questa versione in PDF di questo libro, dell'edizione del 1900, e comincio subito a leggere il libro. Le domande che mi faccio sono, come dire, le più varie, cioè mi viene da chiedermi, ma alla fine di conti chi era sto Nesmuk? Che ci faceva? Che ci faceva con sta roba, con sti attrezzi? E riguardo il coltello, perché tutto parte da lì. Che dimensioni aveva sto coltello? Per cosa lo usava? Come lo portava con sé? Perché quella strana forma della lama? Tutte domande per le quali io spero di trovare risposta leggendo il libro. Devo fare un piccolo inciso. Per capire un po' di più quello che dirò in seguito, dobbiamo spendere due parole sul personaggio e su quello che faceva. Allora, lui, Nesmuk, era di umilissime origini, era nato nel 1821 da una famiglia di agricoltori del Massachusetts, primo di 10 figli, una famiglia povera in buona sostanza, famiglia di contadini. Nella sua vita fece 1000 attività, però diciamo che per quasi 40 anni, da poco più di 20 anni a poco meno di 60, la principale attività fu quella di fare la guida. Cioè, guida in che senso? Lui accompagnava appassionati di caccia e di pesca in giro per i territori, fatemi dire, fra gli stati del New York, Pennsylvania, andava verso nord-est, verso la catena delle Adirondack, si muoveva in quei territori lì. Siccome lui quei posti li conosceva come le proprie tasche, faceva sì che i suoi clienti, cacciatori o pescatori,
facessero ottima caccia e ottima pesca. Quindi questo era il suo mestiere. E quelli che vedete qui erano i suoi attrezzi del mestiere. È evidente che un professionista ha in massima considerazione la propria attrezzatura. E lui ancora di più, mi viene da dire. Per cui spendiamo 2 parole prima di arrivare al coltello per capire il perché di certe mie poi interpretazioni e cominciamo a parlare dell'accetta. L'accetta è, per Nessmuk, lo dice e lo ripete nel libro, tensile di gran lunga più importante, ma di gran lunga più importante. E ci dedica dello spazio, ci dedica delle attenzioni e lui racconta che, proprio dice, quando io ho compiuto 12 anni, quindi quando ero poco più che un ragazzino, avevo già capito che le accette che trovavo in commercio non andavano bene, non facevano il mio caso. Quando poi provai a farmene fare qualcuna da qualche fabbro, peggio che andare di notte. Lui ha le idee molto chiare di cosa vuole e infatti lo dice. Lui dice, la mia idea di accetta è questa qua. Deve essere bipene, un lato più, diciamo, più ignorante, come dire, per gli usi più gravosi, un lato affilato con una filatura più fine per fare i lavori di fino sul legno. Deve trovare chi gliela fa, per come vuole lui. Decide di prendere e partire dal suo villaggetto nel cuore della Pennsylvania, andare verso nord fino a Rochester, rivolgersi a una ditta specializzata nella produzione di ferri chirurgici, attrezzature per i chirurghi. Scelta molto, molto oculata, molto intelligente, a poco più di 20 anni. Si fa un modellino di legno, va lì e dice voglio che mi facciate in acciaio sta roba qua. Gliela fanno, deve stare lì ad aspettare che gliela facciano, gliela danno, torna a casa e la prima giornata di pioggia ci fa il manichetto con un bel pezzo di icori e ci fa un foderino con un pezzo di cuoio. Tutta sta pratica gli viene a costare poco meno di $13. Voi direte, vabbè, $13. $13 per il 1843, anno in cui si svolge questa vicenda, fatti 2 conti sono circa $500 di oggi. Ora, non so voi, ma per me aver speso 500, tra una cosa e l'altra naturalmente, $500 per avere in mano sta testina di accettina piccola, compatta, perché lui poi nel libro, come dire, ne magnifica le doti di leggerezza, compattezza, agilità, eccetera. Aver speso questa cifra per me è veramente notevole, ok? Ma questo l'ho detto per ribadire un concetto per cui Nessmuk ci teneva talmente tanto alla propria attrezzatura che doveva essere come lui voleva che fosse, che era disposto a pagare quello che gli veniva richiesto. Vale per l'accetta, vale per il suo fucile, vale per le sue canoe. Nel libro ci si convince completamente di questa cosa qua. Volevo dirlo per far passare il messaggio per il quale tutto quello che vedremo d'ora innanzi è così perché doveva essere così. Passiamo al pieghevole. Il pieghevole lo liquida, direi, abbastanza velocemente. Lui dice, il criterio con cui ho acquistato il pieghevole è stata la robustezza. E devo dire che in coppia con il coltello fisso, lui lo definisce sheath knife, cioè coltello da fodero, e ho lasciato così perché mi piaceva l'espressione. Lui dice, e devo dire che messi assieme soddisfano tutte le mie necessità, sono contento e sono soddisfatto. E finalmente arriviamo al coltello fisso. Ma con mio grande disappunto scopro che lui il coltello fisso lo liquida come vedete qui, 2 righe. Il coltello fisso è un coltello con la lama sottile che io uso per scuoiare, per la caccia, fatemi dire, per preparare il cibo e per mangiare. Punto. A capo si cambia argomento. Porca miseria. 2 righe striminzite. Tra l'altro ti dice che è il suo coltello da caccia, te lo dice. E per ribadire il concetto, lui si permette pure, lo dico scherzando, di criticare un altro mito, un'altra icona della coltelleria americana, che è il Bowie. Lo vedete qui? Lui dice, io non capisco perché nei negozi ti propongono come coltello da caccia sto coltellone pesante, enorme, grande, poco maneggevole, con ste costolature, ste scanalature che, boh, oggetto che per me è più adatto o a un romanzetto di second'ordine o alla cintura di un bandito come Billy the Kid. Sicuramente non è adatto alla dotazione di un cacciatore. E quindi ribadisce il concetto che il suo coltello è adatto per la dotazione di un cacciatore. Quindi, ragazzi, questo è. Rimango un po' deluso perché nel frattempo, senza quasi rendermene conto,
la mia idea di fare un Nessmuk sta quasi diventando l'idea di provare a replicare quel Nessmuk, cioè il Nessmuk di Nessmuk, cioè cercare di riprodurlo al meglio delle possibilità che ho a disposizione. Siamo al secondo capitolo del libro, quindi il libro è fatto di 10 capitoli e dico, vabbè, andiamo avanti con la lettura, sicuramente otterrò altre risposte. Finora sappiamo solo che ha la lama sottile che lo usava per la caccia. Poca roba per poter replicare il coltello. Leggi tutto il libro, arrivi alla fine e lui del coltello non ne parla più. Se non in modo indiretto, nei capitoli dedicati a caccia, dedicati in cui parla di più di caccia e di pesca, perché ti dice come deve essere un buon coltello, ed è ovvio che si sta riferendo al proprio coltello, ma non ti dà quelle informazioni, in primis le dimensioni, ad esempio, che ti potrebbero permettere di replicarlo. Decido di magari tradurlo perché, siccome il libro l'ho letto un po' a spizzichi e bocconi, mi sono perso qualcosa, mi metto lì, lo traduco e non mi sfuggirà nulla. Passo dei mesi, naturalmente a tempo perso, faccio tutta la traduzione e ho conferma che in realtà non mi ero perso niente. Quello che ci dice Nessmuk è racchiuso in quella immaginetta del Nessmuk Trio e in quelle 2 righe striminzite in cui ci dice per cosa lo usava fondamentalmente. Fine. Cosa facciamo? A estremi mali, estremi rimedi. Provo ad andare a vedere le illustrazioni del libro. Una l'abbiamo vista fin dall'inizio, sperando che lì magari ci possa essere qualche dettaglio che mi possa aiutare. E lì comincia il viaggio vero. La prima immagine è quella del Nessmuk Trio. Proviamo a rivederla, ma adesso proprio bisogna mettersi lì e studiarla, in buona sostanza. Io non so voi, ve la faccio rivedere, ma a me, ogni volta che vedo questa immagine, mi lasciano perplesse le proporzioni di 3 oggetti. Cioè io vedo che il pieghevole a me sembra grande rispetto agli altri 2 oggetti. Anni fa, senza star lì troppo a filosofeggiare, ho liquidato la questione dicendo, vabbè, questo è un disegno, chi ha fatto il disegno magari non ci capiva una cippa di sta roba, si è affidato un po' a un gusto estetico, le proporzioni sono andate in malora, fine. Ma adesso escludo questa ipotesi, perché? Perché, punto primo, il libro l'ha scritto lui. Punto secondo, come avete intuito, era un po' precisino nelle sue cose, per cui io dubito che in sede di correzioni di bozze potesse aver lasciato passare una roba fatta male o sproporzionata o cose di questo tipo. L'editore del libro è lo stesso della rivista con cui Nessmuk aveva collaborato per molti anni, con dei suoi articoli, lui le definiva lettere. Quindi dubito molto che ci siano degli errori sostanziali in questa immagine qua. Se il Nessmuk Trio è disegnato così, io sono convinto che è perché gli oggetti erano così. Il dubbio sul pieghevole rimane, cioè io lo vedo grande, ma mi viene il dubbio di dire, vabbè, andiamo a vedere com'erano sti pieghevoli. Mi rivolgo ancora all'internet e, come sempre poi è molto generoso, scopro che ci sono disponibili un sacco di pubblicità, cataloghi, listini, pubblicità di negozi in cui compaiono questi coltelli, e naturalmente mi sto riferendo a pubblicità dell'epoca, metà dell'Ottocento. Faccio una piccola casistica e trovo che fondamentalmente questi coltellini pieghevoli di questa tipologia, fatti così 2 lame, massimo 3, mi sono focalizzato su quelli dove la terza tipicamente è quella piccolina che loro chiamano pen blade, ok? E trovo una serie di questi oggetti per i quali direi, permettetemi di fare, come dire, delle percentuali un po' all'ingrosso. Il 50, forse più per cento, sono sui 3 pollici e mezzo, un 20-30% sono fra i 3 pollici e mezzo e i 4 pollici, in che senso? 3 pollici e 5 ottavi, 3 pollici e 3 quarti, 3 pollici e 7 ottavi, tutte quelle frazioni loro, fra i 90 e i 100 mm. Ne trovo un po', un 10-15% da 4 pollici tondi e una manciata da 4 pollici e un quarto. Ne ho trovati anche di più grandi, però tutti particolari, mi viene in mente per esempio uno skinnerone da 5 pollici, però è un coltello che non ha niente a che fare con quello di Nessmuk. Nessmuk ci dice che il criterio di acquisto del suo coltello pieghevole era stato la robustezza. Mi viene da pensare che un coltello un po' più grandicello, vuoi perché hai i bolster un po' più robusti, vuoi perché magari il perno è un po' più robusto, la lama qualche decimino di acciaio in più,
probabilmente era fra quelli più grandi, 4 pollici, 4 pollici e un quarto. Ok, partiamo da questa ipotesi. Voi mi direte, ma Naresso, tu ci hai detto che ci raccontavi del coltello fisso e ti stai perdendo con il pieghevole. Perché? Ve lo dico subito. Perché nel momento in cui decidiamo, arbitrariamente finché volete, che il coltello pieghevole di Nessmuk fosse da 4 pollici, abbiamo un'unità di misura che ci permette di quotare gli altri due oggetti che sono raffigurati nell'immagine del Nessmuk Trio, perché se il pieghevole era 4 pollici, ho un'unità di misura cui commisurare tutto il resto. Mi spiego meglio. Isoliamo fisso e pieghevole. Se il pieghevole di Nessmuk era da 4 pollici, 102 mm, 10 cm, fate le debite proporzioni con un righello, trovi che la lama del fisso era 93 mm, quindi poco più di 3 pollici e mezzo. E una lama da 93 mm per la caccia ancora oggi è molto utilizzata. In America i cacciatori usano tranquillamente coltelli per la caccia con lame da 3 pollici e mezzo. Uno tra i più famosi c'è per esempio lo Shark Finger, che ha quasi mezzo secolo, penso forse anche di più, ed è ancora molto apprezzato. Il problema qual è? Che se io parto da quell'ipotesi scopro che il manichetto del coltello di Nessmuk è 7 cm, poco più di 7 cm, che ragazzi è poco, e lo si vede, cioè senza star lì col righello tu a colpo d'occhio vedi, ed era il motivo per cui a me il pieghevole sembrava grande, anche se non l'avevo proprio così ben focalizzato il motivo, lo si vede. Supponiamo che Nessmuk avesse comprato un coltello un po' più grande. Quanto più grande? Quelli da 4 pollici e un quarto, perché poi non ce n'erano, se non completamente diversi da sto tipo di coltello qua. Cosa cambia? La lama diventa da 10 cm, 99 mm, quindi 4 pollici, fammi dire, e il manichetto sì è più grande, ma 77 mm, meno di 8 cm. Togliamoci tutti i dubbi. Se Nessmuk avesse comprato il pieghevole che era di gran lunga più diffuso all'epoca, cioè quello da 3 pollici e mezzo, otterremo una lama da 81 mm, che diventa proprio piccola anche la lama, e un manico da 6 cm, quindi fatemi dire una via di mezzo fra un neck knife e un coltello per bambini. Insomma, ho scartato questa ipotesi. Quindi, ragionando, prendendo a riferimento il pieghevole e preso atto che i più grandicelli erano fra 4 pollici e 4 pollici e un quarto, ottengo che la lama di Nessmuk era fra i 90 e i 100 mm. Di per sé non mi scandalizza per nulla, te l'ho appena detto, che ci sta tranquillamente. Il problema è il manico, che è piccolo, anche nella versione più grande è piccolo. Però questo è. Parto con l'idea che farò una lama fra i 90 e i 100 mm, però c'ho sto dubbio del manico. Andiamo avanti. Abbiamo detto che ci sono 3 illustrazioni nel libro che ci possono aiutare, perché abbiamo scartato il testo perché il testo quello ci ha detto. Voglio vedere se in qualche modo trovo un dettaglio che o mi confermi la mia ipotesi, lama fra i 90 e i 100 mm, o che me la smonti perché trovo qualcosa che mi smonta l'ipotesi. Arriviamo a questa seconda immagine, sono 3 in tutto, E vedete che Nessmuk è seduto lì in posa per il disegnatore, la mano la si riconosce, alla sua destra c'ha la canna del suo fucile, che era un fucile ad avancarica che lui usò fino, fatemi dire, alla morte, però era un oggetto prodotto a livello artigianale da un famosissimo artigiano di New York, molto apprezzato, ed era un fucile molto costoso, a riprova del fatto che lui, per la propria dotazione, diciamo, non badava a spese, ma nel senso buono. Ma io vi faccio vedere questa immagine per attirare la vostra attenzione non tanto sul fucile o su Nessmuk con la sua bella barba, ma su quel borsellino che ha a tracolla, da cui, notate, ve l'ho cerchiato, spunta il manico del coltello fisso. Ed è quello, lo si vede, c'è il manico in corno, la rosetta, lo si riconosce, è lui. L'informazione preziosa che ci dà questa illustrazione, preziosa, diciamo utile, è che ci dice come Nessmuk portava il suo coltello. Non aveva un foderino in cintura, se lo teneva lì, infilato lì su questo borsellino. Vabbè, un'informazione in più. Ma questo ci permette di passare alla terza e ultima illustrazione. E vista quella, le abbiamo viste tutte, quindi ci giochiamo il jolly. E la vedete qui. Questa è la pagina del libro in cui c'è solo l'illustrazione, in cui sotto compare lo zaino di Nessmuk, che
è diciamo un borsone con degli spallacci, e sopra compare sto borsellino attaccato a due chiodi. Mi viene da pensare dietro la porta della sua baracca, lui visse in una baracca tutta la sua vita, quindi è verosimile che sia così. E lui a riguardo ci dice qualcosa, ci racconta qualcosa. Questo borsellino, lui dice, si chiama in gergo ditty bag, che volendo si potrebbe tradurre come borsellino delle cianfrusaglie. E lui dice che questo borsellino lui imparò a usarlo durante la sua esperienza come imbarcato sulle navi baleniere, esperienza che lui fece, fatemi dire, fra i 15 e i 20 anni, è poco più che ragazzino. Lui cominciò a lavorare nel settore a 12 anni. Pensate che svezzamento ha avuto sto personaggio, altro che. Vabbè. Lui dice, io sto borsellino ho imparato a usarlo lì, tutti i marinai ce avevano il proprio, ci tenevo dentro tutte le loro cose preziose e se lo tenevano addosso 24 ore al giorno, che non è neanche difficile da immaginare il motivo di sta roba qua, però ok. E dice, la mia ditty bag, non esco di casa se non me la metto a tracolla ed esco con la mia ditty bag. C'ho cucito sul retro un pezzo di cuoio per ricavarci un foderino in cui ci infila il mio coltello fisso per averlo sempre a portata di mano. Quindi tutto confermato. Ma a sto punto voglio attirare la vostra attenzione su un dettaglio, perché è importante. Vediamo un po' ingrandita l'immagine della ditty bag. Voi dite che è sta borsettina un po' morbida, con le frangette tipiche per esempio dello stile dell'oggettistica, dell'abbigliamento anche dei nativi d'America, poi ci torniamo, da cui spunta il coltello e il manico, mi viene da dire, spunta praticamente per intero. E Nessmuk ci dice che la sua ditty bag, dice, mentre scrivo ce l'ho qui sul tavolo, ed è una tipica ditty bag che misura 4 pollici per 6, 10 cm per 15. Ma se guardiamo, dopo aver letto questa cosa qua, l'immagine della ditty bag, vedete che da sopra il manico si vede benissimo che spunta, ma da sotto non compare, che ne so, un puntalino di un foderino in cui dentro c'è infoderato il coltello. Quindi significa che la lama infoderata sul foderino che ci aveva cucito Nessmuk, per tutta la sua altezza è coperta dall'altezza della ditty bag, ma la ditty bag è 4 pollici, ce lo dice lui. Diciamo centimetro più, centimetro meno, sicuramente. Ricordo che un pollice sono 2,5 cm, quindi ci sta anche. Ma se era 5 pollici, ci diceva che era alta 5 pollici. Ora, ditemi dove sbaglio, ma se la lama infoderata è completamente coperta dall'altezza della ditty bag, che è 10 cm, viva Dio, significa che la lama è meno di 10 cm. Quanto meno? E lì cadiamo dall'altra parte, perché se la faccio parecchio più piccola, mi viene fuori il manichetto ridicolo. Decido che la lama è sicuramente fra i 90 e i 100 mm, che era un po' l'ipotesi che avevo fatto fin dall'inizio. Non avendo altre informazioni, mi testo sui 95 mm e decido che la mia replica del Nessmuk, dopo questo spiegone che vi ho fatto, sarà di 95 mm. Ammetto che dopo tutta una serie di ulteriori informazioni che ho elaborato mentre lo facevo, probabilmente era anche un po' meno. Se dovessi rifarlo lo farei qualche millimetro in meno. Poi vediamo. Abbiamo quindi superato lo scoglio principale, cioè decidere, dopo un'attenta analisi, qual era la misura della lama del Nessmuk, di Nessmuk. Andiamo avanti. Una volta definito, come dicevo, la misura della lama, la sua sagoma va da sé, cioè basta ricalcare su carta quanto raffigurato sull'immagine del Nessmuk Trio e hai la sagoma della lama pulita per com'è. Io queste cose le trasferisco sul CAD e vi faccio vedere il disegnino ottenuto dalla trasposizione in CAD del disegno del Nessmuk, assunto che la lama è 95 mm, per mia decisione, per come ci sono arrivato. 2 dettagli. La punta è acuta, la punta è veramente appuntita e sono 60 gradi, perché col CAD è facile misurare queste cose, è interessante, è molto acuta, ma d'altro canto lui, soprattutto nelle parti che dedica alla pesca, insiste molto sul fatto che la punta del coltello è importante che sia fatta così e che soprattutto il coltello sia affilatissimo in punta per poter lavorare i pesci. Lui ne fa di tutti i colori, dalle pinne di certi pesci ricava delle esche per poi andare a pescare altri pesci, insomma è eccezionale. Secondo tratto che mi ha colpito: se voi osservate l'andamento del tagliente, è
una lunga curva continua, non ci sono tratti dritti. Con il CAD, se ti viene la voglia, è anche facile andare a vedere se c'è un arco di cerchio che in qualche modo si sovrappone a questo andamento qua. E c'è. Già mi sento certi miei amici che queste robe qua poi mi pigliano in giro e vabbè. Un arco di raggio 112 mm, ve lo faccio vedere qui, si sovrappone all'andamento del tagliente in modo pressoché perfetto. Allora, è ovvio che Nessmuk o chi per lui non si sia messo lì col compasso a fare sta cosa qua, ci mancherebbe altro, non passa neanche per l'anticamera del cervello, però sicuramente Nessmuk si è fatto o si è fatto fare il coltello sulla base del concetto che il tagliente doveva avere uno sviluppo ad arco perché questo garantiva il minimo punto di contatto in ogni sua porzione su quello che si sta tagliando. Lo trovo approccio molto interessante. Sicuramente non era fatto a caso questo andamento della lama ed è il motivo per cui vi ho fatto un po' quel preambolo per convincerci che la sua roba non era mai lì per caso. Bene, andiamo avanti. Quindi abbiamo le dimensioni le abbiamo definite, la sagoma l'abbiamo definita. Per fare la lama cosa manca? Lo spessore dell'acciaio. Riguardo lo spessore ci metto più a dirlo che ci dico più a dirlo rispetto al tempo che ci ho messo per decidere. Perché? Perché io sono convinto che se io dovessi chiedere a un cacciatore di oggi o di ieri americano, parlando di una lama da caccia sotto i 4 pollici, che spessore deve avere l'acciaio? Lui, sono convinto, sono disposto a scommettere, che mi dice 1/8 di pollice va benone, 3 mm, nominalmente 3,2. E sono perfettamente d'accordo e per quanto mi riguarda su queste taglie, per me va bene anche per altre tipologie di coltelli quello spessore. Meno ti dà quell'idea un po' di poca robustezza, di più è peso inutile, soprattutto per una lama con i piatti così ampi e estesi, sarebbe stato solo peso che avrebbe impattato sulla maneggevolezza del coltello, cosa che invece a Nessmuk premeva tantissimo. Cosa manca a sto punto per fare la lama? Manca l'acciaio. Ragioniamo un secondo riguardo la disponibilità che poteva avere Nessmuk di acciai per la sua lama. Allora, premetto, ma credo non serva a dirlo, cioè tutti gli acciai praticamente che usiamo noi, quasi tutti per la verità, non esistevano. Tutti gli acciai da utensili, dell'inox non ne parliamo neanche, non erano neanche concepiti. Siamo a metà dell'Ottocento. C'erano sicuramente acciai disponibili, ma sono quelli che gli americani chiamano carbon steel, che non possiamo tradurre con acciaio al carbonio, perché tutti i nostri acciai sono al carbonio. Ma gli americani usano questa espressione per parlare di quegli acciai che hanno una composizione talmente semplice, talmente basica, che puoi pensare siano fatti di ferro e carbonio, carbon steel. 1075, 1095, V1, V2, quelli lì per loro sono carbon steel. Da dove poteva arrivare, detto questo, la lama del Nessmuk di Nessmuk? Ci sono 3 ipotesi che possono venire considerate. La prima, e mi verrebbe da dire la principale, è un'ipotesi che ha abbastanza seguito negli Stati Uniti. L'ipotesi che gira lì è che la lama provenisse da un coltello da macellaio dismesso, recuperato in qualche modo. Ve ne faccio vedere uno per capire su cosa si appoggia sto ragionamento qua. Questo è un tipico coltello da macellaio, loro lo chiamano butcher knife, del periodo, dell'epoca. Ho trovato l'immagine, siamo a metà dell'Ottocento grosso modo. Vedete che ci sono i piatti, poi la bisellatura, fatemi dire, è uno Scandivex, ma stiamo usando i termini un po' così da cazzo, ma insomma ci siamo capiti. E questo è un tipico coltello da macellaio da cui poteva provenire la lama. Come? Devo dire che un signore geniale, con un colpo di pennarello a sua volta geniale, ci fa vedere come. Questa seconda immagine che vi faccio vedere fa vedere la lama con la modifica che si può fare per ottenere la lama del Nessmuk. Ed è, ragazzi, cioè, chapeau, c'è poco da fare, quella lì. Qualcuno di voi mi può dire, sì vabbè, ma il codolo? E poi come ha tolto la punta del coltello a macellaio? Bah, per me problemi zero, nel senso che con una mola d'acqua tipo queste, che sono anche queste dell'epoca americane, e che c'erano sicuramente disponibili, non una ma di più, nelle fattorie americane dove viveva e operava Nessmuk, con un po' di calma,
mangiavi via la porzione di punta e con calma ti ricavavi il tuo codoletto senza colpo ferire. Per me si poteva fare tranquillamente. L'alternativa quale potrebbe essere? L'alternativa è che Nessmuk si fosse rivolto a un fabbro chiedendogli di forgiargli la lama con quelle caratteristiche che abbiamo visto prima di geometria, partendo, che ne so, dalle balestre di un calesse, di un carro, tipo questi, sempre dell'epoca, immagini che rappresentano gli oggetti d'epoca. Acciai da molle. Una terza e ultima ipotesi potrebbe essere che lui è andato dal fabbro e ha detto: c'hai una vecchia lima da riforgiare? Lui ha detto: sì, guarda, faccio questo, ti faccio il coltello. Detto questo, che acciaio era l'acciaio della lama di Nessmuk? Non lo sappiamo chiaramente. Se partiva da una molla, abbiamo a che fare con un carbon steel con un tenore di carbonio fra lo 0,4 e lo 0,6. Il coltello da macellaio non è che andiamo tanto oltre, fatemi dire 0,6, 0,8, ma saremo già dei signori. Se gli aveva riforgiato la lima, potremmo andare attorno all'1%. Qualcuno di voi, quelli più sbrigativi, mi possono dire: vabbè, ma adesso la stai facendo lunga, usa il C70, non rompere le scatole. Ci starebbe anche, però io vi devo dire la verità, con il C70 non ho un buon rapporto. Ho optato per un carbon steel con un tenore di carbonio un po' più alto, una via di mezzo fra il macellaio e la lima, un 1085, Easy 1085. Cioè un carbon steel con un tenore di carbonio dello 0,85%. Scelta che mi ha permesso di ottenere una durezza tra i 59 e i 59,5, nominalmente 59,3, ma più che onorevole, per cui facendo così ritengo di aver rispettato un po' l'aderenza storica all'acciaio che poteva usare Nessmuk, e abbiamo ottenuto una lama più che onorevole dal punto di vista dell'uso, dell'utilizzo. Cosa manca? Una volta fatta temprata la lama, verificata la durezza, bisogna bisellarla. E qui mi rivolgo agli amici coltellinai. Io vi invito a provare. Perché, come notate da queste immagini, ne ho messe due perché sono da due edizioni del libro diverse, ma l'origine è palese che è sempre quella. Notate che il bisello parte molto basso e si alza mano a mano che si va verso la punta. Se la lama fosse stata da 1/8 di pollice, fatti i debiti calcoletti, la punta aveva un angolo di 20 gradi, che è molto acuto. Però lui dice, come dicevo prima, che lui voleva un coltello con una punta estremamente affilata e penetrante. Qual è il problema? Che tu devi, se vuoi replicare il coltello per come lo vediamo, bisellare partendo da un angolo su uno spessore di 3 mm, stando basso sul bisello e alzarti mano a mano che arrivi verso la punta per arrivare a circa 20 gradi di apertura complessiva. È un bel viaggetto, ve lo consiglio, è divertente, divertente. È interessante, mettiamola così. La lama l'abbiamo fatta. Non mi ricordo se ho delle immagini in questo momento, ma se la trovo ve la metto e vi faccio vedere com'è stato un po' l'iter. Bon, cosa manca? Manca il manico. E come vi dicevo prima, era stato il mio cruccio, perché era quello che mi condizionava nella scelta della lunghezza della lama, perché se facevo la lama compatta mi veniva fuori un manico ridicolmente compatto. A riguardo, se vai a vedere nell'immagine del Nessmuk Trio, vedi che il manico, che ricordo Nessmuk si era fatto da sé, si era messo da parte un pezzo di icori per farsi il manico, c'ha una fasciatura. Ma se vai a vedere la dimensione della fasciatura del manico della cettina, che era piccola a sua volta, ha le dimensioni perfettamente compatibili con il manico del coltello fisso. E lo vedete qui, io ho un po' girato i pezzi del Nessmuk Trio, allineando i due manici, e ragazzi, è così. Quindi, che fosse 72, 74, 76 o 78 mm, quello era. Quindi, se mettiamo insieme tutti i pezzi, una volta decisa la lama, il manichetto sarà quello lì. Pensando di doverlo mettere sul tavolo, mi sono un po' trattenuto, mi sono concesso qualche millimetro di margine. Se dovessi rifarlo, non lo rifarei. Riguardo il materiale, per me quasi certamente era un corno di cervo coda bianca. Nel libro lui parla molto di questi cervi qui che viaggiavano in branchi enormi in quelle praterie. Lui fa in tempo anche vedere la drastica riduzione di questi animali. È molto interessante leggere i suoi commenti su come andavano le cose lì in America in quegli anni lì, molto interessante.
Mi attivo subito per vedere se trovo un corno, un palco di cervo coda bianca, mi rivolgo ai distributori più attrezzati, mi dicono lascia perdere, guarda, noi sta roba non ce l'abbiamo. Non so se è per colpa dei dazi, non lo so, però mi dicono guarda, perdi tempo, compratelo in America. Ci provo, però capisci che tu vai in un sito di materiali per i coltellinai, ti dicono ma il pezzo di cervo devi comprarlo a scatola chiusa con tutti i vincoli che ho di dimensioni, la rosetta, l'angolo, materiali naturali, rinuncio. Scopro che il cervo Kittal indiano è più simile al cervo coda bianca di quanto sia il cervo europeo, che è anche molto più grande del cervo coda bianca. Sia i maschi che la femmina sono di taglia molto maggiore. Il cervo Kittal gli va più vicino e decido per il cervo Kittal, mandando alla malora il rigore filologico, perché chiaramente, ma cosa devo dirvi? E quindi abbiamo visto anche il manico chiudendoci, diciamo, un occhio e mezzo. A questo punto possiamo fare il coltello, completare il coltello. Anzi, visto che siamo qui in compagnia, questo è, stavo per dire la mia interpretazione, ma assolutamente no, è la mia trascrizione del Nessmuk di Nessmuk, con la sua lama, il manichetto di cervo. Io ci ho fatto una guardina in bronzo, ma non lo so se poteva averla, non si capisce dalle illustrazioni. La finitura è abbastanza, senza essere sciatta, ma non è assolutamente tirato a specchio, sarebbe stata una presa in giro, come sarebbe stata una presa in giro usare un acciaio moderno, per quanto mi riguarda. Il manico con la sua rosetta è piccolino, ma un po' meno di quello che dovrebbe. Fine, abbiamo finito. Questo è il Nessmuk di Nessmuk by Manaresso. Bene, grazie, saluti, ciao. Qualcuno di voi mi dirà, no Ciccio, non hai finito, perché non ci hai parlato del porto, o meglio, ci hai parlato del porto, ci hai detto che lui aveva la DT bag su cui si era cucito un pezzo di cuoio per farsi quel foderino per avere il coltellino qui, vicino al petto, a portata di mano. È così. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, cosa vuoi che ti dica? Vediamolo un attimo però il disegno della DT bag, torniamo indietro un attimo. Il disegno della DT bag ci fa vedere sto borsellino, le misure ce le ha dette Nessmuk, vedete che ci sono dei motivetti, ci vede un fiorellino con una fogliolina su un lato, dei motivetti un po' più geometrici, stilizzati negli altri tre angoli, e nel centro c'è quel motivo orizzontale che è molto stilizzato e a me ha ricordato certe grafiche dei nativi d'America. Qualcuno di voi mi può dire, ma che c'entrano i nativi d'America, gli indiani d'America con Nessmuk, uomo bianco, marinaio, baleniere? Cosa c'entra? C'entra ragazzi. L'espressione Nessmuk non è il nome di Nessmuk. Era un soprannome talmente diffuso per cui lui era Nessmuk. Ma il suo vero nome era George Washington Sayers. Si attribuì, diciamo il soprannome a sto punto, Nessmuk, in età adulta, in ossequio al nome vero di un nativo d'America. Lui passò la sua infanzia avendo come compagno di avventure un ragazzino nativo americano. Un ragazzino della tribù, dico il nome, ma lo dirò male, del Chippewa, una tribù del Maine, piccola, che fu, sottolineo fu, estinta prima del Novecento. Lui decide di attribuirsi questo soprannome in ossequio alla memoria di questo suo amichetto, perché questo ragazzino era quello che gli aveva impiantato l'amore per la natura, per la vita all'aria aperta, per vivere la natura selvaggia. È stata una spinta fortissima per la sua vita, cioè lui a 20 anni decide di fare quel lavoro alla guida proprio per poter vivere nella natura selvaggia. Questo per arrivare a dire che per me questi motivetti, le frangette, i motivetti, potevano essere in qualche modo degli abbellimenti, perché questo sono, che ricordassero quel mondo. Detto questo, io ve lo faccio vedere, questa è la DT bag fatta da me, è un po' più grandicella e questo mi conferma che probabilmente bisognava fare tutto più piccolo, perché per far sì che non spuntasse il puntalino del fodero da dietro e perché la lama ci potesse stare, ho dovuto ridimensionare un po' tutto, ok? Quindi una ipotetica versione 2.0 dovrebbe essere un pelino più piccola.
è tutto, come dicono gli americani, take off, cioè questo si può smontare completamente, a meno del foderino, perché lui ci dice che se l'è cucito lui, per cui io l'ho cucito. I motivetti che vedete, molto stilizzati, il bottone l'ho fatto io, la tracolla ovviamente che nel suo caso non era regolabile, io l'ho fatta regolabile parzialmente con questo sistema qua, senza fibbie, senza cose di queste parti metalliche, ed è qua, sì, posso dire la mia interpretazione del DT bag. Il coltello lo infili qua, eccolo qua, la replica della DT bag con il suo coltellino in memoria di questo uomo meraviglioso che deve essere stato Nessmuk. Ve ne convincerete se leggete il libro. Finisco, io vi ringrazio per chi è riuscito ad arrivare fino a qua, vi ricordo che c'è la traduzione del libro disponibilissima, vi consiglio caldamente di leggerla se avete un po' di passione per queste robe chiaramente. E ci rivediamo, stavo per dire ci rivediamo presto, ma non sarà presto, ci rivediamo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mandatemi la vostra mail, io vi giro la traduzione di Woodcraft and Camping by Nessmuk, tradotto da Manaris. Grazie ancora ragazzi, grazie mille per l'attenzione, spero di non aver proprio annoiato a morte e ci vediamo. Ciao a tutti. I ringraziamenti. Io devo ringraziare l'amico Max per avermi sopportato in tutta sta avventura, l'amico Alberto De Carli, maestro Alberto De Carli, per il supporto che mi ha dato sia come consulente sulle armi da fuoco e sui cervi, lui è un esperto cacciatore, mi ha aiutato molto, e soprattutto per il lavoro di editing assolutamente prezioso che ha fatto per me. Ci ha dedicato molto tempo, io non ho parole per ringraziarlo e lo faccio pubblicamente. Per ultimo, lo stesso un ringraziamento all'amico Giuseppe Gambino, perché quando ho saputo di questa mia cosa, lui mi ha detto che aveva disponibile del corno whitetail, coda bianca, ormai io avevo già fatto il manico. Comunque Giuseppe, grazie mille, sei stato gentilissimo, non è escluso che ci si possa risentire a riguardo. Grazie a questi miei 3 amici, ci tengo a dirlo pubblicamente, e ci vediamo. Grazie mille a tutti, ciao.